Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti al vostro Luca Talan, come state ragazzi? Allora, prima di cominciare oggi vi accenno già che parleremo dell'aggiornamento 3.4.0 perché ci sono delle indiscrezioni che ha rilasciato appunto la Konami e andremo ad analizzare soprattutto il pool che è uscito oggi veramente con un battistuta fantastico. Prima di cominciare però vi ricordo appunto di Amazon e Gamivo, due piattaforme che insomma tutti conosciamo. Da Amazon potete accedere gratuitamente, completamente passando dal link che trovate in descrizione. Ripeto, non vi costa nulla di più, semplicemente supportate il canale. Mentre Gamivo è una piattaforma videoludica nella quale passando sempre dal link che trovate in descrizione supportate il canale e avete inoltre diritto anche a un codice sconto che è quello che trovate all'inizio del video. Quindi ragazzi, senza perdere ulteriore tempo, andiamo a vedere subito di che cosa si tratta. Innanzitutto partiamo dall'inizio, quindi partiamo dal messaggio che ci ha mandato la Konami, la notifica dove ci dice che il 21/03/2024 pubblicheremo un nuovo aggiornamento. Ci daranno, come possiamo leggere anche se lo scarichiamo entro il 25/03, un accordo al buio, che bisogna vedere ragazzi questi accordi al buio chi ci darà appunto di così tanto interessante. In genere sono le solite mezze schifezze che organizzano. Una volta installato l'aggiornamento accedi al gioco e apri la posta in arrivo, va bene, buon divertimento, ok. Quindi ragazzi, sostanzialmente però questo messaggio è importante perché il 3.4.0 significa che ci sarà un aggiornamento del gameplay. Quindi ragazzi non è una cosa da sottovalutare completamente. Mi sembra strano più che altro che la Konami faccia un aggiornamento del gameplay a season in corso, perché comunque non finisce il 21 questa season, quindi mi sembra strano più che altro di quello che appunto, come possiamo vedere, la season andrà a finire vediamo un po', andrà a finire l'11, quindi ragazzi mi sembra strano, però vabbè, staremo a vedere cosa faranno, cosa miglioreranno. Sicuramente ci sarà l'ingresso di nuove squadre, ci sarà l'ingresso di qualche nuovo stadio, vediamo che tipo, ripeto, di modifiche apporteranno in generale, perché sono cose che hanno rilasciato, diciamo, alcune persone vicine a dipendenti di Konami, a gente che lavora per Konami, però poi bisogna vedere che cosa ci sarà di ufficiale. Con gli eventi ragazzi invece siamo sempre più o meno alle solite. Io ho dato uno sguardo molto rapido, questi vabbè sono tutte cose che già c'erano, quindi nulla di nuovo. C'è l'unico evento, questo qui nuovo, con il National Teams, quindi a livello di eventi oggi l'aggiornamento l'aggiornamento diciamo settimanale del lunedì non ha portato nulla di nuovo. Gli obiettivi, il pass partita lo stesso. Vediamo nel negozio invece ragazzi se c'è qualche novità, che io qui ci spero sempre, ma niente. Bebetto esaurito, niente ragazzi, oggetti sempre i soliti. Però la cosa interessante di quest'oggi appunto è questo grande, anzi aspettate, vediamo qui le monete, ma tanto non ci dovrebbe essere nulla nel negozio lo stesso. Ok, niente da fare, quindi andiamo direttamente a vedere allora i contratti. Quindi i contratti ragazzi, qui arriva il bello di oggi, perché allora apro una piccola parentesi: gameplay cambiato, gameplay diverso, gameplay qui, gameplay lì. Allora ragazzi, questo gioco ha comunque delle grosse lacune. Io consiglio infatti di prendere tutto quanto per buono, anche quando ci dicono aggiornamenti qui, aggiornamenti lì. Prendiamolo comunque con filosofia, perché non aspettiamoci, soprattutto appunto dicevo col fatto che siamo a season in corso, dei grossi cambiamenti, delle grosse cose fatte nuove. Magari ci sarà la correzione di qualche bug, ecco, e loro scrivono nuovo gameplay in modo tale così la gente rimanga attratta, ma ormai conosciamo la Konami da diversi anni su sto gioco, quindi capiamo bene o male che cosa sta facendo di solito, e quindi sicuramente non sarà questo l'aggiornamento che ci cambierà il corso della vita, ecco.
E anche questi pool molto interessanti, però ragazzi 150 giocatori, come voi sapete io non andrò a girarlo perché comunque sono tanti soldi. Voi chiaramente se volete fare almeno per questo Battistuta fate dei tentativi ragazzi, perché guardate che carta, cioè veramente incredibile. Tra l'altro l'hanno fatto opportunista e non rapace d'aria come quella che era uscita, una grande finalizzazione, una ottima velocità, c'ha il booster tra l'altro sul tiro, quindi ragazzi finalizzazione questa arriverà oltre i 90 secondo me, dipende poi da come lo maxiamo, ma tra l'altro forma incrollabile. Vediamo la carta: tiro, taglio alle spalle, giro, colpo di testa, pallonetto mirato, tiro di collo, tiro a salire, lancio lungo, finalizzazione acrobatica, tiro di prima, passaggio di prima e leader. Ragazzi, è molto interessante, un tentativo ce lo vorrei fare anche io, ripeto, ci sono squadre che girano bene, c'è giocatori che riescono a giocare molto bene anche con team base, quindi alla fine della fiera non è detto che avere i Battistuta o gli Skulls della situazione ci risolva le partite, però sicuramente avere questi giocatori dal nostro lato sicuramente non ci fa perdere nulla, ecco. Allora, Skulls invece regista creativo, molto interessante perché la vecchia versione, se non sbaglio, era tra le linee, invece questo l'hanno fatto, perché età 24 anni, probabilmente quando era più giovane ha iniziato come trequartista, ma lui giocava lui non era proprio un mediano, comunque anche questi ultimi anni giocava più esatto un centrocampista più che un mediano. Comunque ragazzi, anche questa molto interessante come carta. Trequartista regista creativi ce ne sono tanti ragazzi forti, nel senso che se non avete lui cioè non vi consiglio di girare il pool solo per lui, a meno che non siete dei fan proprio sfegatati di questo giocatore, ma altrimenti ragazzi trequartisti regista creativi ce ne sono diversi, insomma. Vediamo la carta. Al pool, quindi bustato sulla tecnica, colpo di testa, tiro di collo, tiro a salire, lancio lungo, tiro di prima, passaggio calibrato, cross calibrato, passaggio a scavalcare, spirito combattivo. Interessante, anche se comunque diciamo che ci può essere qualche giocatore anche non diciamo epico, leggende, che li si avvicina. Van der Vaart, regista creativo, molto interessante anche questa, forma incrollabile tra l'altro, ha il booster sulla tecnica, quindi Veronica, controllo di suola, tiro a scendere, lancio lungo, passaggio di prima, passaggio filtrante, passaggio calibrato, cross calibrato, esterno giro e no look. Cioè ragazzi, questo qui è praticamente tutto un passaggio, questo giocatore, molto interessante, scusatemi. Se li possiamo buggare, ad esempio questo giocatore avendo già la tecnica, quindi a +2 con il boost, possiamo buggare anche il passaggio, e ragazzi sicuramente il passaggio alto, perché il passaggio rasoterra rientra nel boost, però se lo lavoriamo bene appunto dal punto di vista passaggi, gli diamo anche qualcosa sulla velocità, può essere anche questo un gran giocatore. Il più interessante ovviamente fra questi tre rimane comunque lui, il nostro caro Re Leone, così chiamato, che era il suo soprannome quando giocava, che secondo me rimane fra il migliore, diciamo. Poi va bene, ci sono questi altri, De Bruyne, regista creativo, Sané, Kulusevski, taglio al centro, la solita versione, Chic, Gonzalo Ramos. Interessanti ragazzi, però chiaramente c'è Malen alla prolifica, anche questo Malen non è interessante, bisognerebbe più che altro però lavorarci molto sul possesso stretto. Almiron, diciamo che se volete fare un tentativo puntate su Battistuta, poi comunque chiunque di questi VD alla fine sono giocatori che hanno qualche abilità in più sicuramente di quelli base, quindi si potrebbero comunque tenere o pensare magari di utilizzare per qualche evento o per qualche altra cosa. Poi come altre novità nei giocatori appunto non ce ne sono oggi, quindi niente ragazzi, credo che abbiamo finito, perché un aggiornamento abbastanza diciamo scarno, ma come al solito è lunedì. Questo è l'unico problema ragazzi di Konami, e qui appunto voglio dirvelo perché
alla fine ragazzi non ci sta portando più nulla di nuovo, cioè questa è una problematica secondo me che Konami dovrebbe affrontare, perché i player comunque così li porti a perdere alla fine, perché se non è nulla di nuovo, sempre solite cose. Sì, tutti i lunedì è vero che mi metti i vari pool da 150 che bisogna capire in quanti girano, anche perché di questo appunto sono usciti pool molto più interessanti, tralasciando soprattutto Battistuta, però sono usciti pool dove c'erano magari 3 veramente, uno migliore dell'altro, quindi però sono sempre le solite cose ragazzi, eventi sempre il solito con che mi metti i punti allenamento, sì va bene per carità, ci sta, però alla fine della fiera cioè, devi portare anche qualche evento, qualche attività da fare all'interno del gioco che mi invoglia proprio a dire no, devo andare perché devo giocare, altrimenti ormai l'unico obiettivo ragazzi è scalare le divisioni per chi gioca online e per chi gioca offline, cercare appunto di andare avanti in campionato, nel campionato diciamo con le squadre base. Però ragazzi speriamo che con i prossimi aggiornamenti migliori e ci porti qualche attività in più da fare, anche perché comunque poi fa piacere anche a me fare i video e andarvela a spiegare, andarvela a provare magari insieme. Così invece alla fine gli aggiornamenti sono sempre gli stessi, ogni aggiornamento del lunedì è sempre uguale, sì un giorno c'è Battistuta, un giorno c'è Del Piero, un giorno c'è Totti, un giorno c'è Eto'o, però comunque ragazzi fondamentalmente è sempre la solita cosa, quindi diventa poi difficile anche trovare contenuti nuovi. Detto ciò, io vi ricordo appunto che se volete sono disponibile anche per qualche consiglio magari in privato, possiamo fare magari dei video o delle sessioni in privato, quindi dove andiamo ad analizzare, magari vi do i miei consigli personali su il vostro modulo, sulla vostra tattica, o se volete dei consigli appunto ancora più mirati, e quindi non esitate a contattarmi, trovate appunto nel canale la mia mail o il gruppo Telegram anche eventualmente, dove potete scrivermi in privato e possiamo così organizzarci. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, un saluto a tutti dal vostro Luca Talan, ciao!